Ciao, come state? Spero tutto bene. Oggi condivido con voi ben 11 modi geniali e creativi per riutilizzare il Pluriball, cioè quell'imbottitura con le palline d'aria. Qualche giorno fa ho fatto un ordine online e tutti i prodotti mi sono arrivati in queste bustine, in questi sacchettini di Pluriball. Erano così tanti che mi spiaceva buttarli. Io avevo già qualche idea per riutilizzarli, ma ho anche voluto fare un giro nel web per vedere se trovavo altri spunti interessanti che in effetti ho trovato e oggi voglio condividerli con voi. Io chiaramente uso le bustine nel video, ma tutti i consigli sono attuabili anche con il Pluriball tagliato a pezzi. Per ognuno di voi che arriva sul mio canale per la prima volta, piacere di conoscervi, io mi chiamo Letizia e su questo canale ogni settimana condivido con voi tutorial sul riciclo creativo, sulla decorazione e anche sull'organizzazione. Quindi se il vostro intento è quello di riutilizzare, decorare e organizzare quello che avete in casa, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Teresa Matrazzo e Maria su richiesta di Loredana Sanna. Se volete essere salutati anche voi, lasciatemi la vostra richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Seguitemi! Il primo modo per riutilizzare il Pluriball sono sicura che lo abbiamo provato tutti almeno una volta nella vita ed è quello di usarlo come antistress. Basta schiacciare le palline piene d'aria per riuscire a calmare gli animi. In realtà per me non funziona tanto bene come antistress perché non tutte le palline scoppiano subito e questo mi fa innervosire. Il Pluriball si può riutilizzare in tanti modi in cucina, ad esempio come isolante. Avvolgiamo nel Pluriball alimenti e bevande che devono mantenere la temperatura e la temperatura, fredda o calda che sia, si manterrà più a lungo. Possiamo usare il Pluriball anche in frigorifero, ad esempio da mettere nei cassetti per preservare meglio frutta e verdure delicate che si ammaccano facilmente. Il Pluriball è molto utile anche per proteggere il rivestimento di padelle e pentole antiaderenti. Se, come me, le tenete sovrapposte, potete inserire uno strato di Pluriball fra una e l'altra per evitare che le pentole si possano graffiare e rovinare. Il Pluriball si può usare anche come isolante da applicare alle finestre per tenere fuori il freddo. Per quanto sia sicuramente un'idea utile e nonostante il Pluriball faccia passare la luce dalle finestre, l'idea di avere le finestre rivestite di plastica sinceramente non mi fa impazzire. Se in casa abbiamo maniglie oppure oggetti che sbattono contro il muro rovinandolo, possiamo rivestirli di Pluriball per eliminare l'inconveniente. Il Pluriball è molto utile quando dobbiamo fare lavori in casa che prevedono che stiamo inginocchiati, come succede nei lavori di giardinaggio. Basta metterne un paio sotto le ginocchia per evitare i dolori. Pensate che con il Pluriball possiamo anche salvare le nostre piante dal freddo invernale. Basta coprirle con uno strato di questo materiale per proteggerle come se fossero in una serra. Una buona idea è anche quella di usarlo d'inverno per i nostri amici a quattro zampe. Infatti basta mettere uno strato di Pluriball come primo strato all'interno della cuccia e poi coprirlo con le solite coperte o cuscini a cui il nostro cucciolone è abituato per fargli sentire meno freddo. Con il Pluriball possiamo anche imbottire le buste nelle quali dobbiamo spedire oggetti o materiali delicati e che non si devono rovinare. Ma ora arriviamo al riutilizzo che mi è piaciuto di più, ovviamente, perché è il riutilizzo creativo. Ho steso il Pluriball con le palline verso l'alto, poi ne ho colorata la superficie con un tampone di inchiostro. Ci ho appoggiato sopra un foglio di cartoncino per acquerello, ma va bene anche del cartoncino leggero, e ho premuto per imprimere sulla carta dei grossi pois.
Dopo averli fatti asciugare bene, ho tagliato questo cartoncino a misura e l'ho incollato all'interno di un biglietto con passepartout. Ho terminato il biglietto con una simpatica immagine natalizia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete vedere l'intero tutorial per realizzare questo bellissimo biglietto natalizio fai da te. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qua e spero che questi 11 modi geniali e creativi per riutilizzare il Pluriball vi siano piaciuti e che vi possano essere utili, quindi spero che possiate trarne spunto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se li usavate Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali usavate già, oppure se li conoscevate già tutti o non ne conoscevate nessuno. Io vi aspetto anche su Facebook, Instagram e TikTok, dove condivido lavori e progetti che non trovate qua sul mio canale YouTube. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo che potete iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. L'appuntamento è fra pochissimi giorni con un nuovo tutorial qui sul mio canale e noi ci vediamo alla prossima!